Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, oggi volevo cambiare l'illuminazione dentro al capannotto, vedete? C'ho questa strisciolina di LED qui, volevo metterci quest'altra strisciata qua con due faretti così, che sono più umili, più utili. Lo facciamo insieme così qualcuno potrebbe prendere spunto dal lavoro, come collegare i fili, le precauzioni che fare, insomma, logicamente come lo faccio io. Giustamente non sono un elettricista, però insomma, direi di essere in grado di farlo. Iscrivetevi al canale e niente, procediamo. Allora, prima cosa da fare va scollegato. Vediamo un po'. Va scollegato i fili dalla corrente. Adesso io qui c'ho l'interruttore, leviamo la placca. Con molta cura, perché questa roba qui, essendo di plastica, poi può darsi si sia un po' cotta dal sole, si potrebbero spaccare. Adesso a cos'è andata a costare la roba, sarà meglio preservarla. Vedete? Ora qui praticamente ci arriva la corrente e ora apriamo, vediamo come sono messi i fili, altrimenti mando il cameraman a staccare il generale in casa, che sarebbe da fare comunque, perché la sicurezza quando si va intorno alla corrente non è mai troppa. Vedete, c'ho anche un cacciavitino di quelli che si illumina se c'è la corrente. Vedete, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Tieni cameraman e procediamo. Allora, svitiamo, perché queste cose qui le ho tutte fatte io, Ho comprato questa roba qua, l'ho montata e funziona tutto bene e niente. Ora mi è capitato l'occasione di quei faretti lì e li voglio sostituire. Ecco, quando si va intorno a queste cose qui e si apre una cassetta, bisogna cercare sempre di non andare a mettere le mani praticamente dentro dove ci sono i cavi, ecco. Insomma, stare attenti in poche parole. Quanto sono lunghe queste viti? Ecco, questo è arrivato in fondo. Ma la lascio lì attaccata, speriamo che non casca. E questo è arrivato in fondo. Ecco, vedete un po'. Guardate questi bordigoni. Allora, il cavo che viene giù sono 1 e 1, 2, vedete? Questo qui che va poi su e quelle cose lì. Ora, toccandole una alla volta non succede niente. Allora, però qui c'è 2 cavi attaccati. Facciamo una cosa, Cameron, interrompi un secondo e vai a staccare l'interruttore in generale in casa. Eccoci qua, abbiamo staccato la corrente, così siamo tranquilli al 100%. Ora vado a staccare il cavo. Ci vuole i benardoni perché purtroppo non ci vedo più da vicino. Ecco qua, vedete un cavo l'ho staccato. Adesso ristringo un pochino perché c'è un altro cavo attaccato. Questo qui dall'altra parte. Facciamo così allora. Tieni, mi passi le tronchesine, piacere. Ecco. Taglio il filo per vedere dove è collegato, perché ecco, lo sfiliamo, vedete, viene via tutto come se fosse proprio, vabbè che sono chiodi che hanno preso meno. Ora intanto smonto il vecchio.
Eccoci qua, il vecchio l'abbiamo smontato. Adesso questo qui lo possiamo appoggiare anche lì fuori, tanto sicuramente è roba che butto via perché vedete? Adesso do una pulitina. Ci aveva levantato l'olio. Ok. Ok. Ecco, ora procedo col montaggio della strisciata nuova, vedete? Dopo questi cavi qui praticamente li vado a collegare lì dentro, li rifermo e vediamo il tutto. Adesso intanto parto con la prima vite. Dopo camera mi passi queste viti qui, vedi, sono 3. Allora, qui sicuramente mi dovrai dare da mano. Qua ce n'è una centrale. Adesso guardo se... Direi che posso metterlo qui. Dammi sulla vite per piacere. Adesso ci infilo prima la vite e poi giro questo qui, perché dopo vi faccio vedere un altro trucchettino molto utile. Allora, ci tieni, ce la fai a tenermi quello lì che ci metto l'altra vite? Allora, un attimino, Allora, adesso quando invitate le viti, lì la vite l'ho invitata nel legno dove c'era già il foro, non importa. Quando mettete una vite nuova, per evitare che si spacca il legno, dato che è una tavola anche larga, ci fate un piccolo forellino con la punta da legno. Vai un po' più giù, lascia a me. Ecco, vedete? Così, adesso lo centriamo un po' alla meglio, poi facciamo un forellino così piccolino, in maniera da non rompere la tavola. Ora con le corna, guarda dove casca quella vite, con le corna ho tenuto su questo qui e ci rimpunto la vite, quest'altra vite. Ecco fatto, vedete? Ecco, adesso la stringo qui così. Questo non casca più. Qui anche se non è perfettamente centrato non mi interessa, perché così non faccio dei fori nuovi. Stringo anche questo. E ora procedo a mettere l'altra vitina nel solito sistema che ho fatto qui. Ci faccio il forellino. Oh yeah. Schiena. Il forellino. Vieni in camera, faccio un incacciavita, tanto non scappa più. Ecco qua, ecco, invito a questa vite qui praticamente il supporto dei faretti è montato. Un stricotto,
un stricotto e ora si torna a collegare i fili. Messo. Arrivano a pelo, però ci bastano. Dal momento che ci bastano siamo a posto. Ora ricollego i fili. Questo lo mettiamo qui, ecco, fatto così. Ristrichiamo tutto. Tanto posso stare tranquillo perché la corrente è staccata. Prendiamo fuori l'altro filo da collegare, colleghiamo anche l'altro. Allora, diamo un stricottino qui così, allentiamo quello che avevo tolto, via, mettiamo quello nuovo, vedete? Ecco, praticamente il collegamento è fatto. Ora arriva messa la placca al suo posto. Adesso guardiamo, vedete, vanno centrati i fori, altrimenti non prende. Questo è a posto. Poi ricentriamo anche questo. Ok, ecco fatto. Adesso prendo quell'altro cacciavite, ristringiamo tutto. Sono video che vengano lunghi, però sono così, ragazzi. Adesso lo accosto, dopodiché quando sono vicino sarebbe stato meglio, ma questo cacciavite qui mi fa cagare, cazzo. Sarebbe stato meglio fare la prova se funziona tutto bene, ma sono quasi certo che funziona. Sono due fili. Ecco, quando si arriva vicino alla fine che si va a serrare, si mette pari il tutto e si dà uno stricottino, senza esagerare perché è sempre plastica. Ecco fatto così. Era qui va che si vede pari. Rimontiamo la placca, vedete, molto semplice. Dopo io qui così con calma mi rimetto a posto i chiodini, che non importa, che vi faccio vedere come mettere i chiodini. Ora il camera mi va a riattaccare l'interruttore, io nel frattempo preparo i faretti e proviamo se vanno. Eccoci, ora montiamo i faretti. Vedete, sono questi faretti qui. Diamo una lubrificatina per farli scorrere un po' meglio. Vedete, sono fatti così. Questi vanno infilati nella canalina. Ecco fatto. Facciamo così, infiliamo prima questo, che è quello che fa il contatto. Ecco, ha preso benissimo. Io penso che si possa montare direttamente. Adesso lo proviamo a mettere, lo fermo. Ecco, questo è già partito, vedete? Vede che la corrente funziona, guardate. Ecco fatto, il faretto funziona, vedete?
Dopo, quando è buio, uno li orienta, li mette in base o dritti o uno in qua, uno in là. Montiamo anche quell'altro. Tanto ho la possibilità che me ne danno forse anche un altro, perché posso fare uno che punta qua, uno che punta là e uno centrale. Bisogna vedere a buio come si comportano. Allora, un colpettino di questo spray qui, vedete sempre questo qui al silicone, spray al silicone, in maniera che non fa tanto casino e lubrifica bene. Adesso questo lo mettiamo qui, ok, prova a accendere cameraman, interruttore, ecco, vanno tutte e due. Ecco, io con questo qui, vedete, adesso questa è stata una sostituzione, ho spiegato come lavorare intorno ai fili, vedete, in sicurezza, e bene, sono certo che c'è della gente che queste cose qui gli tornano comodo anche vederle così. Adesso io finisco il lavoro, dopo me li oriento un po', rifisso i fili lì con quei gancini, e intanto vi saluto e alla prossima, ciao ciao.